Un banale incidente in una caffetteria, una tazza di caffè rovesciata e un'occhiata fugace a dei lividi. Bastò questo a Elio Volpe, affermato CEO di Veridia, per veder la sua vita perfetta incrinarsi, attirato dal mistero che avvolgeva Sofia Neri, una semplice cameriera. Cosa nascondevano quegli occhi color smeraldo? E quanto Elio era disposto a spingersi oltre i confini del suo mondo dorato per scoprirlo? Ciao, sono Rossana e oggi vi porto in un viaggio di speranza, dove il potere inatteso di un incontro può fare la differenza nella vita di chi lotta ogni giorno. Siete pronti a lasciarvi trasportare in questo racconto? Un mattino come tanti, nella frenetica Veridia, il destino giocò d'anticipo. Una tazza di caffè scivolò dalla mano di Elio, imbrattando la sua impeccabile camicia. Alzò lo sguardo, incontrando quello di Sofia. La manica dell'uniforme le si era sollevata, rivelando una serie di ecchimosi sull'avambraccio. Elio, dimentico del caffè e del telefono che vibrava, notò subito quei segni. Gli occhi color smeraldo di Sofia incrociarono i suoi per un istante, prima di abbassarsi. Con un gesto rapido, lei si coprì il braccio e mormorò delle scuse, scomparendo tra i tavoli. Elio rimase immobile. In 3 mesi di frequentazione di quel locale non aveva mai notato nulla di simile. Lasciò una generosa mancia e si affrettò fuori, la mente divisa tra gli urgenti impegni di Volpe Salute, la sua azienda farmaceutica, e l'immagine persistente di quelle ecchimosi. A 38 anni, Elio aveva trasformato l'impresa di famiglia in un colosso mondiale, celebrato come un genio degli affari, ma si sentiva profondamente solo nel suo attico. Quella sera Elio tornò alla caffetteria. Le luci erano soffuse, i tavoli vuoti. Sofia stava pulendo il bancone, i capelli scuri raccolti. Elio si fermò sulla soglia, incerto. Mi chiedevo se fosse possibile un ultimo caffè. Sofia annuì, porgendogli la tazzina. Le loro dita si sfiorarono e Sofia ritrasse la mano. «Lavori qui da molto?» chiese Elio. «3 mesi, signor Volpe». «Chiamami Elio, per favore». Un silenzio imbarazzato calò tra loro. «Hai bisogno di aiuto?» chiese infine Elio, la voce più sommessa. «Con cosa, signore?» «Con qualunque cosa ti stia causando quelle ecchimosi». Il panno cadde dalle mani di Sofia. Il suo viso impallidì. «Non so di cosa stia parlando». Elio posò la tazzina. «Scusami, non volevo essere invadente, ma se hai bisogno di aiuto, di qualsiasi tipo, la mia porta è sempre aperta». Sofia lo fissò, gli occhi lucidi. «Lei non sa nulla della mia vita». «Hai ragione, non so nulla, ma vorrei aiutare». Il telefono di Sofia squillò, guardò lo schermo e il suo viso si trasformò in una maschera di preoccupazione. «Devo andare», disse, slacciandosi il grembiule. Sulla soglia, Sofia si fermò e si voltò. «Grazie per la preoccupazione, ma sto bene». Elio rimase solo, sapendo che non era vero. Lo aveva visto nei suoi occhi. I giorni successivi Elio modificò la sua routine, arrivava alla caffetteria in orari diversi, ordinava più caffè del necessario, osservava Sofia muoversi tra i tavoli, la sua gentilezza, il sorriso stanco, le occhiaie più profonde. Notò i momenti in cui si appoggiava al bancone come sfinita, il modo in cui sussultava se qualcuno alzava la voce. Una settimana dopo Elio la vide rispondere al telefono durante il turno. Il suo viso si fece pallido per il panico. La vide correre nel retro e precipitarsi fuori. Senza esitare, Elio la seguì. Sofia corse lungo il viale alberato, ignorando la pioggia. Il taxi si muoveva troppo lentamente. La telefonata della scuola l'aveva ghiacciata. Leo aveva avuto un'altra crisi. Scese davanti alla scuola elementare Bosco. Leo sedeva in un angolo dell'ufficio della direttrice Luna, le ginocchia strette al petto, dondolandosi. «Signora Neri, non possiamo più gestire gli episodi di Leo. Oggi ha aggredito un compagno. Serve un assistente personale o dovremo considerare una scuola specializzata?» Sofia strinse i pugni. Sapeva cosa significava. Un'altra spesa insostenibile. «Troverò una soluzione», disse, aiutando Leo ad alzarsi. Fuori, Elio li osservava dall'auto. L'appartamento di Sofia si trovava al 4º piano di un vecchio edificio in periferia, 2 stanze, un bagno, una cucina minuscola. Le pareti scrostate raccontavano una vita di sacrifici. Sofia preparò la cena mentre Leo sedeva al tavolo, allineando meticolosamente le sue macchinine. La routine era fondamentale. Mentre tagliava le verdure, Sofia ripensò alla sua vita prima di tutto questo. Prima di Leo, prima della diagnosi di autismo severo, prima della morte di Pietro, suo marito. Lo aveva conosciuto all'università, un amore rapido, intenso. Le prime avvisaglie dei problemi erano arrivate presto.
La gelosia di lui, le critiche costanti, l'isolamento graduale. La nascita di Leo, con la diagnosi di autismo a 3 anni, aveva peggiorato tutto. Pietro non l'aveva accettata, incolpando Sofia. La notte dell'incidente, Pietro guidava ubriaco, morto sul colpo. Sofia si era ritrovata vedova a 27 anni con un bambino autistico e senza risparmi. Leo, la cena è pronta. Il bambino non rispose. Tentò di prendere una macchinina. Fu un errore. Leo urlò, colpendo Sofia al volto e alle braccia. Le sue unghie graffiarono il braccio di Sofia, aggiungendo nuovi segni ai lividi. Ci vollero 20 minuti per calmarlo. Esausto, Leo si addormentò sul divano senza aver cenato. Sofia si guardò allo specchio, un graffio rosso sulla guancia, i lividi sul braccio scuriti. Pianse in silenzio. La mattina seguente, Sofia arrivò alla caffetteria con 10 minuti di ritardo. Alle 11 in punto, Elio Volpe entrò. Si sedette al suo solito tavolo. Ordinò un espresso doppio. «Signor Volpe, desidera altro?» Elio chiuse il tablet. «Siediti un momento, per favore». Esitante, Sofia si sedette. «Ieri ti ho vista correre via. Sembrava un'emergenza». Sofia si irrigidì. «Era mio figlio. Ha avuto un problema a scuola. Non sapevo avessi un figlio. Si chiama Leo. Ha 6 anni». Elio sorrise. «Deve essere bello avere un bambino». «È complicato», disse Sofia. Nei giorni successivi, Elio continuò a frequentare la caffetteria. Le loro conversazioni si allungavano gradualmente. Sofia scoprì che era facile parlare con lui. Non la guardava con pietà. Una settimana dopo, Sofia arrivò al lavoro con un nuovo livido sul polso. Elio lo notò immediatamente. «Sofia, chi ti sta facendo del male?» La domanda la colse di sorpresa. Sofia lasciò cadere il vassoio. «Nessuno mi sta facendo del male», disse piano. «È mio figlio. Tuo figlio, ma hai detto che ha 6 anni». Sofia si alzò, raccogliendo i cocci. «Leo ha l'autismo, un caso severo. A volte ha delle crisi e non riesce a controllarsi». Elio la seguì nel piccolo cortile sul retro. «Ieri la scuola mi ha chiamato. Vogliono un assistente personale per lui, altrimenti dovrò trovare una scuola specializzata. Ma non posso permettermelo. Le terapie già assorbono quasi tutto il mio stipendio». La voce di Sofia si incrinò. «Suo padre è morto 3 anni fa. Ora sono sola». Elio si avvicinò. «La mia azienda ha una fondazione che si occupa di ricerca sulle malattie neurologiche. Potrei aiutarti». Sofia si raddrizzò. «Non ho bisogno di carità». «Non è carità, è un programma a cui chiunque può accedere. Non voglio che mio figlio diventi una cavia da laboratorio». Elio scosse la testa. «Non si tratta di questo, sono terapie consolidate». Sofia esitò. «Ci penserò», disse infine. Quella sera, per la prima volta in molto tempo, Sofia si addormentò pensando che forse, solo forse, non doveva affrontare tutto da sola. Le settimane passarono e la presenza di Elio nella caffetteria divenne una costante. Una sera di fine ottobre, Elio entrò nella caffetteria ormai vuota. «Posso offrirti un caffè?» chiese Sofia. Si sedettero a un tavolo nell'angolo. «Perché ti interessi tanto a noi?» chiese Sofia. Elio fissò il suo caffè. «Quando avevo 12 anni, nella mia classe c'era un ragazzo, Tommaso, autistico. Gli altri lo prendevano in giro. Io non facevo nulla per fermarli. Un giorno Tommaso andò in crisi. Iniziò a colpirsi la testa contro il muro. Non tornò più a scuola». Sofia posò una mano sul tavolo. «Eri solo un bambino. Ero un codardo e quella codardia mi ha perseguitato. Ho studiato medicina, neurologia. Volevo aiutare persone come Tommaso. Ora mantengo la ricerca sulle malattie neurologiche come priorità. È il mio modo di rimediare». Carlo tossì discretamente. «Devo andare, Leo mi aspetta». «Ti accompagno», disse Elio. Camminarono fianco a fianco nella sera. 3 giorni dopo il telefono di Sofia squillò. Leo aveva avuto una crisi violentissima. L'ambulanza lo stava portando all'ospedale. Sofia lasciò cadere il vassoio. Elio, al suo tavolo, la raggiunse. «La mia auto è qui, ti porto io». L'auto di Elio sfrecciò nel traffico. All'ospedale Leo era già stato sedato con un taglio sulla fronte. Il medico parlò con Sofia di ricovero psichiatrico, farmaci più potenti. Elio, ascoltando, si avvicinò a Sofia. «Lascia che ti aiuti, per favore». Questa volta Sofia non ebbe la forza di rifiutare. Nelle ore successive l'ospedale assistette a una trasformazione. Specialisti e il primario di neuropsichiatria infantile apparvero. Un piano terapeutico fu elaborato in tempo record. Sofia osservava, stordita dalla rapidità degli eventi e dalla deferenza verso Elio.
Solo allora comprese chi fosse l'uomo che aveva servito per mesi, una delle persone più influenti di Veridia. Leo fu dimesso 2 giorni dopo, con una diagnosi più precisa e un programma terapeutico dettagliato. Elio aveva organizzato tutto, terapie innovative, un assistente specializzato. Quando Sofia tentò di parlare di costi, Elio la interruppe. La Fondazione Volpe si occupa di casi come questo. Non è carità, Sofia, è il nostro lavoro. Le settimane seguenti furono un turbine di appuntamenti, terapie, nuove routine. Sofia ottenne un orario flessibile alla caffetteria. Leo iniziò a rispondere positivamente. Una sera di dicembre, Elio chiamò Sofia. «Vorrei invitarti a cena per parlare dei progressi di Leo». Sofia esitò. «Va bene», rispose infine. Il ristorante era elegante ma discreto. Parlarono di Leo, poi la conversazione si spostò su di loro. «Non ti ho mai chiesto della tua famiglia», disse Elio. Sofia raccontò di suo padre, un giardiniere per famiglie benestanti. «Anche a Villa Volpe, credo. A Valchiara?» Elio posò il bicchiere di vino, gli occhi spalancati. «Tuo padre era Antonio Neri?» Sofia annuì. «Lo conoscevi?» Elio sorrise. «Antonio ha curato il nostro giardino per anni. Mi insegnò a riconoscere le piante. Era l'unico adulto, oltre ai miei genitori, con cui mi sentivo a mio agio». Sofia ricordò. «C'era un bambino, timido, sempre con un libro. Mi regalò una caramella una volta». Elio la fissava, incredulo. «Avevo una scorta segreta di caramelle al limone. Le nascondevo nel capanno degli attrezzi». Si guardarono, il tempo sospeso. «È incredibile», mormorò Sofia. «O forse è destino», rispose Elio. La cena si prolungò. Quando Elio riaccompagnò Sofia a casa, la neve cadeva. Elio si chinò lentamente, dando a Sofia tutto il tempo di allontanarsi. Lei non lo fece. Il bacio fu delicato, esitante. Un primo passo oltre una barriera. Sofia sorrise. «Buonanotte, Elio». «Buonanotte, Sofia». Mentre lo guardava allontanarsi, Sofia sentì speranza, non solo per Leo, ma anche per se stessa. La primavera di Veridia portò con sé non solo il risveglio dei giardini, ma anche la fioritura di un sentimento che né Elio né Sofia avevano previsto. Le loro vite, così diverse, iniziarono a intrecciarsi. Le domeniche diventarono giorni di piccole avventure. Elio portava Sofia e Leo al parco, allo zoo, ai musei. Leo, inizialmente diffidente, gradualmente si abituò alla presenza di Elio. Le terapie stavano funzionando, il bambino comunicava di più, i suoi scoppi di ira erano meno frequenti. Carlo, il collega di Sofia, osservava con un sorriso malizioso quando Elio entrava in caffetteria. «Il tuo principe azzurro è arrivato», sussurrava, facendola arrossire. Ma non tutti vedevano con occhi benevoli questa relazione nascente. Una mattina, mentre Sofia serviva un gruppo di dirigenti della Volpe Salute, colse frammenti di una conversazione che le gelò il sangue. «Elio ha sempre avuto un debole per i casi disperati», diceva una donna elegante. «Prima i cani randagi, ora le cameriere con figli problematici». Le risate discrete ma taglienti la seguirono per tutto il giorno. Quella sera, quando Elio passò a prenderla, Sofia era insolitamente silenziosa. Non voleva apparire paranoica o insicura, né confermare l'insinuazione che fosse solo un progetto caritatevole per il ricco Elio. Anche nel suo ambiente le cose non erano più semplici. Le sue poche amiche la guardavano con un misto di invidia e preoccupazione. «Stai attenta, Sofia», le aveva detto Linda. «Gli uomini come lui si divertono per un po' con donne come noi, poi tornano nel loro mondo». «Donne come noi». Quelle parole la perseguitavano, come se esistessero categorie diverse di esseri umani, separati da invisibili ma invalicabili confini di classe. Elio sembrava ignaro di questi conflitti. Per lui la relazione con Sofia era semplice. Si sentiva bene con lei, ammirava la sua forza, la sua dedizione a Leo. Le differenze sociali ed economiche gli sembravano dettagli insignificanti, ma per Sofia quelle differenze erano montagne da scalare ogni giorno. Nonostante tutto, Sofia sentiva che forse non erano più soli nella loro battaglia. Se questa storia ti è piaciuta, ricordati di mettere mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti altre storie che toccano l'anima. Non vedo l'ora di raccontarti la prossima storia.